Ora ti mostro un trucco semplice ma geniale, come un comune pacchetto di patatine può diventare un alleato inaspettato per la nostra sicurezza. Forse non lo sai, ma esiste una truffa silenziosa sempre più diffusa. Alcuni malintenzionati usano lettori bancomat portatili per avvicinarsi a borse o tasche e tentare di prelevare denaro dalle nostre carte senza che ce ne accorgiamo. Questo avviene tramite la tecnologia NFC e basta una breve vicinanza e un pagamento può essere effettuato senza PIN né autorizzazione. Per evitare che ciò accada, la soluzione è schermare le carte e qui entra in gioco un oggetto insospettabile, la carta stagnola, quella che abbiamo in cucina. Basta rivestire le nostre carte, metterle all'interno del portafoglio e sarà assolutamente sicuro. Se non ce l'abbiamo perché magari siamo in viaggio, possiamo utilizzare un pacchetto di patatine. Quella sottile pellicola è in realtà rivestita da materiale metallico e funziona da barriera. Le avvolgiamo in questa carta o facciamo una bustina e potremo impedire la trasmissione del segnale. È un trucco semplice, economico e alla portata di tutti. La prossima volta che mangi patatine, non buttare subito, la confezione ti potrebbe servire. Se anche tu hai l'abitudine di tenere il telefono nella tasca posteriore dei jeans, questo trucco può salvarti da brutte sorprese. Ti basta far passare un nastrino attraverso l'apertura inferiore della custodia del telefono e poi legarlo al passante del jeans. È un piccolo gesto quasi invisibile, ma può fare la differenza. In questo modo, se qualcuno tenta di sfilarti il telefono dalla tasca, il nastrino fa resistenza e quindi potrai accorgertene. Anche la borsa può diventare più sicura con un piccolo trucco. Sgancia la tracolla, falla passare sotto il passante dei pantaloni e poi riagganciala. Con questo semplice gesto la borsa sarà fisicamente collegata a te. In caso di scippo o strappo improvviso sarà molto difficile portartela via. Se mangi in un locale all'aperto, magari una strada affollata, presta attenzione alla tua borsa. Un trucco semplice, efficace: fai passare la tracolla sotto la gamba e appoggia la borsa sulle gambe. Così sarà ben visibile, sotto controllo, soprattutto bloccata in caso di tentato scippo. Può sembrare un dettaglio, ma è proprio nei piccoli gesti che si nasconde la vera sicurezza. Se stai per scattare una foto da un balcone o da un ponte, c'è un trucco semplicissimo per non rischiare di far cadere il telefono. Fai passare un elastico nella fessura della custodia. E infilalo al polso, proprio come se fosse un cinturino. Così, anche se ti scivola di mano, il telefono resta sicuro. Utile in viaggio, ma anche perfetto per chi è un po' al destro, come me. Gli esperti consigliano questo per non dimenticare nulla nella cassaforte dell'hotel. Metti una delle 2 scarpe all'interno accanto ai tuoi oggetti di valore. Così quando rifai la valigia per andare via, ti accorgi che ti manca una scarpa, sarà impossibile non ricordarti della cassaforte. Piccolo stratagemma che magari può evitare delle brutte seccature. Non lo so, non l'ho mai provato, fatemi sapere cosa ne pensate. Un trucco semplice ma valido quando sei ai controlli in aeroporto: non mettere telefono, chiavi, portafoglio direttamente nel cesto. Inseriscili prima nello zaino o nella borsa, così eviti che restino sparsi nel vassoio, perché sicuramente avrai fretta. È un gesto banale, sicuramente sì, ma quanti oggetti vengono dimenticati proprio lì ogni giorno? A me è successo. Vuoi passare i controlli in aeroporto senza stress e senza soprattutto farti perquisire? Ecco qualche consiglio da tenere a mente. Evita di indossare abiti con dettagli in metallo, anche piccoli, fibbie, bottoni, zip. Vengono rilevati e ti fanno perdere tempo. Scegli scarpe facili da sfilare. Quelle complicate fanno solo innervosire chi è in fila dietro di te. Anche i capi con troppe tasche sono una pessima idea. In quel momento avrai fretta e sarà difficile svuotarle tutto al volo. E infine, niente gonne ampie o pantaloni troppo svolazzanti. I controlli extra sono quasi garantiti perché è più facile nasconderci qualcosa. Quindi se puoi scegliere meglio delle cose aderenti. E se stai per partire, non perderti il video con i migliori trucchi per fare la valigia, ti farà risparmiare spazio, tempo e parecchie noie.